feel alone in a noise sack. Repeating images over in my head. Is this real life or am I dreaming again? Salve. Ok. Chi non conosce Steve Terry Berry, noto anche come Stevie T? Io penso nessuno, o comunque pochi, dato che comunque col tempo sta diventando, fra tutti i musicisti di YouTube, uno dei più grossi, perlomeno in America, anche perché comunque quelli più grossi sono loro, quindi sì, lui è uno dei più grossi attualmente. Ed è anche uno dei miei preferiti, insieme a, per esempio, Sarah Longfield, o Ola Englund, o, che ne so, Six Amos, al secolo Samus Paulicelli, Axel Rödinger, Mary Spender e moltissimi altri, anche meno noti, tra cui la nostrana, italianissima Noemi Terrasi, di cui ho già parlato in precedenza. In ogni caso, pochi sanno che questi youtuber, a volte, parallelamente a YouTube, mettono in giro dei dischi. Per la maggior parte sono sempre singoli o EP molto molto brevi, però a volte qualcuno butta fuori anche dei dischi veri e propri. Stevie T ne aveva rilasciato uno nel 2015, intitolato Album of Epicness. Questo disco, fatto da uno che sostanzialmente è solo un chitarrista, è un disco fatto di canzoni fatte bene, non di basi che devono accompagnare i suoi assoli sbrodoloni. Questa non è una cosa che dico così a caso. Avete presente Return to Metalopolis di Chris Poland? Ecco, quello era uno di quei dischi. Album of Epicness invece è un disco completo, è un disco di cui chiunque può godere, perché è leggero, non è impegnativo, è strutturato in maniera molto molto classica, è colorato, è vario, è molto catchy. Nonostante questo, a volte ci sono perizie tecniche incredibili che esplodono in assoli fantastici e soprattutto ricordabili, assoli che io ogni tanto mi fischietto quando sono in fabbrica. Un'altra cosa di questo disco è che Stevie T non è uno sciocco e evita largamente il rischio di riciclaggio, e il concetto proprio di ripetizione qui non è contemplabile, perché questo disco non è vario perché è fatto cercando melodie particolari, fraseggi particolari. No, è vario perché ogni canzone ha uno stile a sé. Perché come c'è il pezzo gent, c'è il pezzo pop rock, c'è il pezzo punk, c'è il pezzo deathcore, c'è il pezzo acustico, è una cosa incredibile. Allora, in buona sostanza, Album of Epicness è una parodia, per così dire, nel senso che concettualmente prende in giro tutti gli stereotipi musicali che ci sono in giro, ma proprio tutti. Per esempio c'è Heaviest Song Ever, che parla dell'essere cattivi. È una cosa idiota ma è fantastica. C'è per esempio Your Average Pop Star, che parla fondamentalmente delle pop star, cioè quelle cantanti, è indifferente, cantanti che se non usano l'autotune non sanno cantare assolutamente, e parlando anche del fatto che a volte queste pop star hanno il loro periodo e poi fine. Sono particolari i testi, sono molto studiati, non sono delle scemenze totali. Poi c'è Gangsta Gent, che è un pezzone gent bellissimo, pesantissimo, con delle sonorità molto simili agli Erra, su cui lui rappa e
scimmiotta i rapper per i loro argomenti, per esempio l'avere i soldi, l'avere il macchinone, le donne, mentre lui fondamentalmente c'ha due spicci, c'ha una macchina tutta arrugginita e le donne che c'ha intorno sono piccole, basse, non sono quelle dei rapper, insomma. E poi c'è per esempio Emotionless and White, che credo sia il pezzo un po' più serio, cioè è sempre parodico, ma è comunque più serio in quanto critica quei gruppi, come per esempio i Motionless in White, che antepongono le apparenze, sia estetiche che concettuali, al mero essere. Però in questo disco c'è anche un brano molto molto serio, in quanto strumentale, che si chiama Gent Strumental. Che è un pezzo gent, interamente strumentale, che è l'ennesima dimostrazione di Stevie T di essere un musicista incredibilmente versatile. Essendo Album of Epicness un disco votato alla parodia, va preso alla leggera? No, io penso proprio di no, perché Stevie T è uno che quando fa musica, però allo stesso tempo non si prende sul serio. Ed è qui che noi dobbiamo iniziare a prenderlo sul serio. Perché ok, sì, è tutto o quasi parodico, ma per quanto riguarda la scrittura, la composizione, gli arrangiamenti e tutto il resto, questo è un lavoro molto molto solido e suonato da Dio, con consapevolezza e una grande grande passione. Se conoscevate Stevie T solo per i suoi video, adesso dovete andarvi ad ascoltare questo disco, perché è veramente bello, è divertente, se recepisci i testi sono divertenti anche quelli, gli assoli sono belli, sono tecnici, la batteria è scritta meravigliosamente, e ci sono fraseggi interessanti ovunque, e io spero che lui ci regali qualcos'altro in futuro. Io spero in un suo nuovo disco, perché aveva iniziato il progetto Bounding Innards, credo si chiamasse, e magari ho infrainteso io e non doveva nascerne un disco, ma era solo un singolo. Però ci ho sperato tanto, perché un suo progetto death metal mi interessava come idea. Purtroppo non si è più saputo nulla, ha fatto un pezzo, Wipe Your Ass with Sandpaper, credo si chiamasse, era fantastica. Però niente più. Peccato. Comunque, io ho detto tutto quello che dovevo dire, forse sono stato un po' vago, e niente, basta. Boh, state bene, ci vediamo in un altro video. Ciao.